Scelto da una moltitudine di musicisti che hanno fatto la storia del rock, oggi parliamo del Thunderbird Bass. Siamo negli anni 60 quando la Fender sta dominando il mercato dei bassi elettrici, mettendo in mano a tutti i bassisti del globo il suo Precision Bass nato nel 1951 e successivamente il Jet Bass, che è una forma un po' più rifinita con doppio pick-up, come sappiamo benissimo. La Gibson quindi si trova indietro dal punto di vista del mercato e deve cercare un modo per avere di nuovo un appeal nei confronti dei bassisti che invece stanno scegliendo Fender. Per farlo ingaggia un designer automobilistico, tale Raymond H. Dietrich, e progetta la Firebird, da cui per derivazione arriveranno i primi due modelli di Thunderbird, il Thunderbird 2 e il Thunderbird 4. Thunderbird 2 ha un solo pick-up, Thunderbird 4 due pick-up, come questo qui. Nella progettazione di questo basso la Gibson si supera, vuole fare qualcosa di diverso rispetto ai bassi che proponeva sul mercato, infatti fino a quel momento aveva proposto bassi a scala corta, arriva per la prima volta a produrre dei bassi a scala lunga, 34 pollici, rispetto ai 30 invece dei bassi che stava proponendo fino a quel momento, come per esempio il Diavoletto. Decide inoltre di progettare i primi Thunderbird come bassi neck true, ovvero non col manico avvitato come può avere questo strumento che ho qua in questo momento, ma invece un unico pezzo di legno che corre dal manico fino al corpo dello strumento. Sulla carta, con le sue linee aggressive, innovative, disegnate da questo designer e tutte queste migliorie tecniche, la scelta di mettere uno o due humbucker dal suono potente e grintoso, ricco di medi bassi che bucano il mix, doveva essere un grande successo. Nonostante questo, Gibson si scontra con la realtà del mercato, ovvero i suoi bassi hanno la problematica di essere estremamente sbilanciati, con una paletta molto pesante, delle meccaniche molto pesanti che portano inevitabilmente il basso a cadere nel momento in cui è imbracciato. E questo inevitabilmente porta a svariate rotture della paletta, con ovviamente non pochi svantaggi per l'acquirente dello strumento. Questi Thunderbird inizialmente vengono definiti come reverse, infatti come vediamo a differenza degli strumenti più tradizionali hanno la spalla più lunga che è in basso rispetto a quello che succede per esempio col Precision Bass e il Jet Bass. Nonostante tutte queste migliorie tecniche il mercato non accetta di buon grado questi strumenti e quindi ne viene dismessa la produzione. Inoltre siamo più o meno a metà degli anni 60, la Fender intraprende delle azioni legali nei confronti di Gibson, rivendicando un qualche tipo di violazione di brevetti, e di conseguenza Gibson risponde andando a produrre quello che è definito il Thunderbird non reverse, ovvero la sua versione dove il corpo è specchiato rispetto a quello che vediamo qui e che paradossalmente è molto più simile in realtà a uno strumento Fender. Tra l'altro in quel periodo Gibson le prova tutte con dei colori custom che attualmente sono molto ricercati dai collezionisti, ma niente, non ce la fa. Fender è ancora al primo posto del mercato per la produzione e per la vendita di bassi elettrici. Questo fatto di essere così sbilanciato non andava a genio ai più. Quindi questo basso non era abbastanza venduto, non era abbastanza popolare ed è stato dismesso nuovamente la sua produzione. Non fosse entrato nel cuore dei bassisti di tutto il mondo, è entrato nel cuore di alcuni specifici bassisti che hanno scritto la storia della musica, come per esempio il bassista dei The Who, John Entwistle. Lui in particolar modo amava questo strumento, amava il suo timbro così caratteristico, amava
il suo look e il modo con cui poteva esprimersi con questo strumento, ma al tempo stesso era anch'esso contrariato dal fatto che questo manico fosse così fragile. Di conseguenza prese svariati modelli di Thunderbird, di cui tra l'altro faceva la collezione, e creò dei modelli ibridi Fender Gibson, dove il manico era quello di un Precision oppure di un Jet Bass e il corpo era quello invece del Thunderbird. Esistono diversi documenti online che si possono consultare dove si vedono questi bassi ibridi Frankenstein suonati proprio da questo bassista, dove il manico appunto era un Fender. Siamo nel 1976, quando per il bicentenario degli Stati Uniti la Gibson, molto patriottica, decide di produrre delle linee speciali con colori speciali di questo strumento, e dove sulla paletta si trova l'aquila che ovviamente ha colori rosso, bianco e blu. Niente, lo producono per qualche anno, arriviamo al 1979, sto basso non se lo piglia nessuno e di conseguenza viene dismessa ancora la sua produzione. Ma nel tempo questo basso è andato in mano a bassisti storici per la musica rock, come per esempio il bassista dei Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, si dirà Lynyrd Skynyrd, non l'ho mai saputo. Come sappiamo è stato suonato anche da Lemmy dei Motorhead, Chris Novoselic dei Nirvana, forse il più iconico di tutti, anche se forse non l'ha mai suonato davvero, Nicky Six dei Motley Crue. Quindi questo basso è entrato nella storia per questa corrente rock, per via del suo look alternativo, per via del suo timbro così iconico. È diventato un basso che o ami o odi. Nel momento in cui lo imbracci sai che sei scomodo, sai che potersi suonare molto più comodamente con un basso non reverse, sai che stai rinunciando a qualcosa ma stai guadagnando qualcos'altro, stai guadagnando un'icona, stai guadagnando dello stile, stai guadagnando della storia, e quindi è un basso che mi dà soddisfazione. Grazie, ci vediamo al prossimo video.